Ciao a tutti! Oggi parliamo della gelatina alimentare e vi mostreremo come utilizzare la gelatina in polvere e la gelatina in fogli, anche chiamata colla di pesce, e l'agar-agar, un'alternativa vegetale alla classica gelatina di origine animale. Vi daremo informazioni e alcune ricette. Ora iscrivetevi al canale e partiamo subito con il video di oggi. La gelatina alimentare viene utilizzata in pasticceria come addensante per la preparazione di dolci, semifreddi, dolci al cucchiaio e molto altro. La gelatina animale viene commercializzata principalmente in polvere e in fogli e quella vegetale, cioè l'agar-agar, la troviamo facilmente in polvere. Indipendentemente dal tipo di gelatina che preferiamo usare, una volta compreso il metodo di utilizzo e le dosi consigliate dal produttore, possiamo procedere alla preparazione di qualsiasi dolce o dessert. Innanzitutto la gelatina deve essere reidratata in acqua fredda, solitamente per 10-15 minuti. L'acqua deve essere fredda perché deve essere assorbita, ma non deve sciogliere la gelatina. Mentre la gelatina in polvere deve assorbire completamente il liquido in cui viene reidratata, la gelatina in fogli si ammorbidisce e va strizzata per bene prima di essere versata nel composto da addensare. La gelatina va quindi sciolta nel composto che deve essere addensato. Se il composto non deve bollire, basta scaldarlo e sciogliere la gelatina mescolando per bene. Se invece è previsto che il composto arrivi a ebollizione, aggiungiamo la gelatina dopo aver tolto il composto dal fuoco. Questo perché, per conservare il suo potere addensante, la gelatina non deve bollire né essere congelata. Discorso a parte invece per l'agar-agar in polvere, che secondo diversi produttori deve essere aggiunta al liquido da addensare e cuocere il tutto per circa 3 minuti. Le indicazioni che daremo nelle ricette di esempio si riferiscono ai prodotti specifici che abbiamo utilizzato e non vanno prese troppo alla lettera. Questo perché le varie aziende produttrici forniscono la gelatina con diversi gradi di Bloom, che è l'unità di misura che indica il potere gelificante del prodotto. Quindi passiamo alla preparazione di gelatine alla frutta per i vari utilizzi. Ora vi mostriamo un dessert in cui utilizziamo 3 diverse gelatine alla frutta. Partiamo dalla preparazione di una gelatina all'arancia versando in un pentolino 250 ml di succo d'arancia passato al colino. - 250 ml di acqua e 6 fogli di colla di pesce per un totale di 12 grammi. Lasciamo assorbire la gelatina 10 minuti e quindi la sciogliamo mescolando con una spatola e scaldando a fiamma dolce. Appena la gelatina si sarà sciolta, aggiungiamo e sciogliamo 50 g di zucchero semolato e quindi togliamo il pentolino dal fuoco e lasciamo intiepidire. Per preparare della gelatina alla ciliegia, portiamo in un pentolino 250 g di ciliegie che devono essere incise con un coltello. Aggiungiamo 500 ml di acqua e 70 g di zucchero semolato. Mischiamo bene e portiamo a ebollizione, lasciando bollire per 3 minuti, verificando che l'acqua abbia raggiunto il colore desiderato. Quindi spegniamo il fuoco, lasciamo raffreddare completamente, coprendo con un coperchio. Le ciliegie rilasceranno ancora sapore e colore. Successivamente passiamo il liquido al colino, lo riportiamo nel pentolino
e aggiungiamo 6 fogli di gelatina del peso di 12 grammi. Dopo il solito tempo di attesa, 10-15 minuti, scaldiamo a fiamma bassa e sciogliamo la gelatina. Togliamo subito dal fuoco e aggiungiamo 2 cucchiai di succo di limone e lasciamo intiepidire. Ora vediamo come preparare la gelatina al kiwi. Portiamo in un pentolino 500 g di kiwi tagliati a fettine. Versiamo 500 ml d'acqua e aggiungiamo 50 g di zucchero semolato. Portiamo a ebollizione per un minuto e spegniamo il fuoco. Lasciamo intiepidire coprendo con un coperchio. Quindi filtriamo il kiwi. Riportiamo il liquido nel pentolino e aggiungiamo 6 fogli di gelatina pari a 12 grammi. Lasciamo ammorbidire la gelatina per 10 minuti e scaldiamo il liquido a fiamma bassa e sciogliamo la colla di pesce mescolando. Appena sciolta completamente spegniamo la fiamma e versiamo qualche goccia di colorante alimentare per avere un colore più intenso. Man mano che i vari liquidi colorati si intiepidiscono, li versiamo nei bicchieri e quindi lasciamo agire la gelatina, che si attiverà in frigorifero. Quindi per ogni strato togliamo i dessert dal frigorifero e ripetiamo l'operazione versando il colore successivo, fino a comporre il dessert ai 3 gusti: arancia, ciliegia e kiwi. Se questo video vi è piaciuto, vi chiediamo di cliccare mi piace, di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche sui nostri prossimi video. Condividete questo video con gli amici se lo ritenete utile e se avete suggerimenti, domande o volete lasciare un saluto, scrivete un commento. Grazie e arrivederci.